Ciao ragazzi, sono Ribarta, oggi vi faccio vedere come sostituire le pastiglie freno Shimano Z. Il freno che sto parlando è questo della Shimano, modello Z, che ha questa particolarità delle pastiglie freno che sono raffreddate con questo sistema ad alette. Per fare questo lavoro occorrono delle attrezzature che sono un paio di pinze, un levagomme in plastica, un cacciavite sottile, ovviamente le pastiglie freno di ricambio e una chiave esagonale da 5. La prima cosa da fare è togliere lo spinotto di sicurezza delle pastiglie con le pinze. Lo afferriamo così, in questa maniera, e tiriamo forte finché non si sfila. A questo punto le pastiglie sono libere e basta solo sfilarle verso l'alto, così. Come vediamo, le pastiglie sono consumate, sono arrivate proprio alla fine della loro vita, quindi per evitare danni al disco bisogna sostituirle con delle nuove. Apriamo le pastiglie nuove. All'interno troviamo le pastiglie nuove e la mollettina e lo spinotto di sicurezza. Qui abbiamo a confronto le due pastiglie, quella nuova e quella usata. Potete vedere lo spessore, la differenza di spessore che c'è tra quella consumata e quella nuova. Quindi quando arriviamo a questo livello di altezza, almeno di circa mezzo millimetro, bisogna sostituirle per evitare danni al disco. A questo punto smontiamo la ruota dalla bici in modo da allargare e pulire la pinza freno. Come potete vedere, i pistoncini sono fuori, bisogna stare attenti a non premere la leva del freno perché altrimenti rischiamo di far uscire dall'olio dall'impianto, quindi lasciamo stare così ed ora puliamo i pistoncini con della carta e con dello sgrassante. Ora spruzziamo dello sgrassante all'interno della pinza, così, e poi passiamo della carta all'interno in questa maniera. E iniziamo a pulire tutta la parte interna della pinza. Come vedete, la carta è nerissima perché questa è la polvere della pastiglia freno. In questa maniera i pistoni evitano di bloccarsi e così il nostro freno funzionerà sempre perfettamente. Continuo perché è molto sporca questa pinza, così dovremmo essere a posto. I pistoni sono belli puliti e lucidi e adesso dobbiamo prendere il levagomme di plastica e allargare i pistoni spingendoli verso l'interno della pinza in questa maniera. Ecco, come vedete tutti e quattro i pistoni sono entrati all'interno della pinza, adesso non ci resta altro che montare le pastiglie nuove. Bisogna fare attenzione quando si montano le pastiglie perché hanno un verso, come vedete sulla pastiglia c'è scritto il verso R sta per destro, quindi andremo a mettere la pastiglia verso la parte destra sulla pinza. Prendiamo le nostre pastiglie nuove, mi raccomando mettiamo la mollettina che fa distanziare le pastiglie in questa maniera, così. Poi andiamo a mettere le pastiglie nel verso giusto. Mi raccomando, controllate il verso. Comunque non si può sbagliare perché le alette di raffreddamento hanno un verso, l'aria entra all'interno delle alette in questa maniera e quindi raffredda le pastiglie, mentre se noi lo mettiamo dall'altro lato l'aria esce fuori e quindi capiamo subito che le alette di raffreddamento in questa maniera non servono a nulla perché l'aria non entra all'interno delle pastiglie. Inseriamo le nostre pastiglie nuove all'interno della pinza. Ecco fatto. Ora non ci resta altro che mettere sullo spinotto, lo infiliamo all'interno così. In certi casi c'è anche la vite da avvitare, quindi
è più consigliato mettere la vite rispetto a questi spinotti, però diciamo che la sua funzione è uguale, quindi lasciamo questi montati perché li danno insieme alla confezione. Poi bisogna ricordarsi di andare a piegare dietro lo spinotto. Prendiamo le pinze e tiriamo su il nostro spinotto così, verso l'alto. Ok, mi raccomando, ricordatevi di fare questa operazione perché altrimenti si possono perdere le pastiglie durante l'uso e quindi non è proprio il caso. Ora montiamo la nostra ruota, mi raccomando, state attenti a inserire il disco tra le due pastiglie. Controlliamo che entra all'interno, fissiamo la ruota. Ok, ora diamo 2 pompate sulla leva freno e mi raccomando fate un rodaggio alle pastiglie nuove perché vi renderanno di più come frenata e come durata. Ho un video dedicato dove puoi vedere come fare il rodaggio alle pastiglie freno. Diamo 2 pompate così, ecco fatto. I pistoncini sono arrivati nella posizione ottimale e la leva è tornata nella sua posizione ottimale. Come avete visto è un'operazione molto semplice che possiamo fare tranquillamente tutti. L'importante è controllare queste piccole cose come il verso della pastiglia freno, inserire lo spinotto e piegarlo in modo che le nostre pastiglie non escano durante l'utilizzo. Bene, spero di esservi stato d'aiuto anche in questo video, mi raccomando iscrivetevi al mio canale, mettete un bel mi piace e ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao a tutti!